Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Laura. Piacere. E della sua Renault Clio 2000, il nuovo modello, vedete che è già con restyling, con il nuovo frontale, è il 1000 GPL, è l'unica versione che mi manca da provare perché ho provato la diesel, ho provato l'ibrida e adesso manca solo il GPL. Bene Laura, perché l'hai scelta GPL? Consumi in primis, assolutamente. Parliamo di un'auto che fa 16 con 1 litro, quindi veramente bene per chi macina tanti chilometri giornalmente come me, e poi sicuramente anche per ammortizzare il costo iniziale. Ok, quanto è stato? Ti ricordi quanto l'hai pagata? Superiamo i 20.000 euro di qualche migliaio. La versione Tecno, quindi quella già un po' più accessoriata. esattamente. E poi c'è l'Esprit Alpine, ma la fanno solo per l'ibrida, quindi, Esatto. quindi abbiamo già una versione, non sono pochi 22.000 euro per un'utilitaria, perché ormai però i prezzi questi sono. Questi sono. Bene, quindi allora, se fai 16 con 1 litro dobbiamo calcolare che sono 6,5 litri per 100 km, più o meno siamo intorno a neanche 5 euro per far 100 km. Esattamente, Col valore molto GPL. buono direi. Molto buono, perché io ho provato, cioè ho la Clio adesso aziendale, fa intorno ai 23-24 con 1 litro di di gasolio, e però io spendo 7,80 euro, 7,90 per fare 100 km, quindi siamo, non dico il doppio, ma siamo lì là. Quindi GPL batte diesel, batte anche l'ibrido, perché l'ibrido più o meno fa 22-23 e quindi non c'è storia, non c'è paragone. Vabbè, di là abbiamo anche il cambio automatico, di qua no, però vabbè, abbiamo sempre 100 cavalli. Assolutamente. Quindi molto bene. Hai riscontrato dei difetti al momento? Assolutamente no, al momento. Questa qui ha fatto 6 mesi settimana mesi. scorsa, quindi Bene. insomma abbiamo un buon periodo di prova da poter considerare e difetti non ne ho assolutamente trovati. Ok. Posso dire insomma solamente i punti di vista positivi. Buono, quindi GPL, avevi già un'auto a GPL? No, è la prima auto, questa La prima qui. auto, ok, a GPL, Sì. molto bene. E purtroppo oggi piove e la giornata è un po' grigia così, quindi adesso faremo un giro veloce intorno all'auto e dopo andiamo dentro che almeno non ci bagniamo. Quindi adesso facciamo un giro intorno all'auto e ci facciamo raccontare un po' l'allestimento. Bene, allora diciamo che la Clio, come vi dicevo, l'ho già fatto la recensione della nuova versione, quello che avevamo di Elena, ed era un full hybrid all'Esprit Alpine. Qui abbiamo la Clio Tecno a GPL, esteticamente è molto simile, come vedete. Questa ce l'abbiamo in colorazione grigia, come oggi che piove, praticamente. Come mai l'hai scelta grigia, Laura? Secondo me il grigio è un colore molto sportivo e a questa macchina qua gli si addice particolarmente bene dal mio punto di vista. Sì, in effetti anche oggi che non è una bellissima giornata proprio per niente. Un bel pandan. Sì, un bel colore, poi con i vetri oscurati è ancora più bello. Abbiamo comunque, allora, vediamo qua dei bei cerchi che sono proprio originali della versione Tecno, se non sbaglio. Assolutamente sì. Ok, e delle ruote 195-55 R16, quindi abbiamo già delle ruote importanti per, diciamo, per l'auto che è un'utilitaria. Qui abbiamo le luci LED che indicano le frecce praticamente. Poi qui sempre a me piace tantissimo della Clio questa zona qua che è molto sportiva, e poi hanno annegato qua dentro la maniglia per aprire. Hanno fatto i fari trasparenti, così come nella mia Captur, anzi l'hanno fatto prima nella Clio, poi nella Captur, e il posteriore è questo qui. Eccoci qua. Questa è la vista posteriore. Bene, adesso il bagagliaio non andiamo a vederlo, a misurarlo perché l'ho già fatto, e anche lo scarico bello cromato così che venga fuori, cosa che nella nuova Captur l'hanno tolto il scarico cromato, mentre nella vecchia ho visto che c'era ancora. Mi sono accorto l'altro giorno che ho visto la mia vecchia Captur. Eccoci qua, e questa è, vi dico perché la mia Captur è lì in fianco. Bene, e questa è la vista laterale. Adesso io direi andiamo dentro, così almeno ci mettiamo a riparo dalla pioggia e vediamo alcuni dettagli. E come vi dicevo, appunto, adesso sta piovendo sempre più forte, quindi siamo venuti all'interno. Volevo farvi vedere gli interni della nuova Clio. Praticamente è bello perché è tutto in pelle. Raccontaci un po' te, Laura, dai, che sennò dopo mi dicono fai raccontare a chi stai intervistando, invece non dicono niente. Quindi parla pure te, dimmi perché ti piace questa linea, quali sono gli accessori che hai preso e tutto quanto, insomma. Partiamo dal volante in pelle, molto bello anche al tocco,
molto confortevole alla guida, quindi una bella sensazione proprio di tatto quando si è in strada, linea abbastanza sportiva, che era un po' quello che ricercavo io, ovviamente restringendo un pochettino le caratteristiche, quelle che erano anche poi le disponibilità economiche, essendo che comunque non è che devo pensare solamente alla macchina, ecco. E mascherine, insomma, regolabili, tutto regolabile, qui sia in senso verticale che in senso orizzontale. Qui abbiamo tutta la zona per la regolazione dei finestrini, quindi sia anteriori che posteriori. Anche i retrovisori sono regolabili, quindi quando si è in corsa magari ci si trova in una strada stretta, si può premere il pulsante e automaticamente si richiudono, che è una cosa che ho apprezzato tantissimo, perché io ho un pochettino il terrore della strada stretta oppure di perdere gli specchietti, quindi è una caratteristica che ho apprezzato sinceramente tantissimo. E poi passiamo alla zona centrale, alla plancia centrale. In questa zona qui troviamo il display, che non ho scelto il pacchetto con il display più grande per una questione che non mi interessava, insomma, la comodità del display grande. Ho lasciato il display a misura standard. Abbiamo tutte le funzionalità che ci possono interessare, anche poi con l'Apple CarPlay o l'Android CarPlay, insomma, è veramente molto comodo. Perché è wireless? Assolutamente sì. Qui abbiamo il vano dove andiamo ad inserire il nostro dispositivo mobile e in automatico, una volta configurato, abbiamo l'accesso completo alle intere applicazioni, insomma. Poi qui abbiamo le regolazioni, qua abbiamo le ventole, quindi a seconda di come vogliamo l'aria interna ed esterna. Qui possiamo misurare i gradi per regolare la temperatura e qui poi abbiamo la disposizione delle bocchette dove vogliamo mandare fuori l'aria. Tutto molto semplice e intuitivo. Qui abbiamo poi la regolazione dell'aria per il vetro anteriore e posteriore, l'aria climatizzata e poi qui quando vogliamo chiudere l'aria dall'esterno. Qui abbiamo l'accendisigari che sinceramente non ho mai utilizzato in questi 6 mesi in cui ho l'auto. Molto bene. E qua abbiamo poi le due prese per eventualmente collegare altri dispositivi. Ok, quindi hanno tenuto comunque le due prese USB classiche, non sono USB-C, però hanno mantenuto anche il jack da 3,5 che vediamo qui per la cuffia, cosa che non hanno fatto nella Captur, anche perché qui hanno cambiato proprio la plancia e sono sparite, il jack delle cuffie è sparito, quindi in teoria dovrebbe andare soltanto con una chiavetta USB-C. Ecco qua, quindi abbiamo visto tutta la parte della plancia e poi Laura mi stava dicendo un'altra particolarità. C'è una chicchetta molto interessante, abbiamo il piano, qui il vano per la ricarica del telefono. Ah, ok, per la ricarica in induzione. Ti funziona bene a te? Sì, molto bene. Ok, perché a me ad esempio sulla Captur con il marchio Samsung mi va. Adesso ho un altro marchio che è Honor e a volte funziona, a volte non funziona da dei difetti. Con iPhone Apple funziona bene. funziona bene, Sì. Sono contento per te. Il cambio è un... È manuale a 6 rapporti con la retromarcia in avanti, in parte alla prima, esattamente così. Ok, molto bene. Molto simpatica. E sai una cosa che non abbiamo visto, in caso dopo andiamo a vedere, il bagagliaio, visto che è a GPL, ti porta via spazio sul bagagliaio oppure... No, non mi porta via spazio, non ho il doppio fondo, è a piano unico, esattamente, e il bombolone del GPL è collocato sotto, quindi tutto il bagagliaio è completamente libero. Ecco il bagagliaio che stavamo parlando, vediamo che non ci porta via spazio, perché sotto al posto del ruotino di scorta praticamente, no? Qui spazio ce n'è come nella Clio diesel, come nella Clio l'ibrida, no? È un po' rialzato, quello sì, porta via un po' di spazio. Abbiamo comunque la luce qui che vedete sempre alogena, non a LED, e di qua non c'è, però comunque c'è, per l'autovettura basta e avanza già una luce così. Tutto ben rifinito in moquette, come vedete, e spazio non è stato tolto neanche un po'. Devi dirmi anche della... Un'altra chicchetta molto simpatica, non abbiamo la chiave come nel 90% delle macchine, abbiamo questa tessera che è molto comoda perché ti consente di aprire l'auto e chiudere l'auto, quindi puoi tenerla anche in tasca, la macchina si accende normalmente con il pulsante, quindi tutto molto comodo. Quando si entra in macchina la si posiziona esattamente qui e poi quando si esce si prende e si può mettere in tasca.
molto pratico quando magari si esce dal supermercato, si hanno le Le mani borse. piene Esatto. di borse, quindi la macchina si apre e insomma è tutto più comodo. Beh, anche questa sono dei dettagli che ti dico, io ho la Clio adesso che mi hanno dato quella aziendale e sai quante volte scendo, arrivo fin dove devo andare, no, le chiavi, perché sono abituato con la Captur che era sempre in tasca sì, e, esatto. e non ti È accorgi una neanche. praticità che insomma Sì, può essere irrisoria per alcuni, molto utile per altri. esatto. Per me, per esempio, è una cosa carina che Cioè, ho insomma molto ho utile, apprezzato molto, sì, molto sì, utile. Bene, poi vediamo qua il materiale bello, sto tessuto qua grigio, molto elegante secondo me sull'auto, e anche la porta, qua abbiamo comunque plastiche rigide, ma qua è tutto morbido, è perché è un tessuto, e anche qua è tutto soft touch, quindi molto interessante. Bene, poi abbiamo vabbè, la plafoniera qui con l'SOS, che speriamo di non usare mai, tutte le luci a LED, e poi hai lo specchietto con la luce. No, non c'è no. la luce, abbiamo solamente lo specchietto. Ok, l'hanno eliminata anche sulla Captur, non so come mai l'hanno eliminata, e anche le maniglie sul... Non ci sono. Esatto. E cose che vedo, adesso non saliamo dietro perché non facciamo, l'abbiamo già fatta, e hanno lasciato comunque le luci posteriori, che non è normale, diciamo, per quanto riguarda un'auto di categoria B, però in questo caso qua l'hanno mantenuto. Non so come mai continuano a togliere tutte le maniglie per salire e scendere, diciamo così. Quello non l'ho capito veramente. Va bene. Poi abbiamo parlato di Android Auto, ha anche la ricarica wireless che possiamo mettere tranquillamente qui i nostri oggetti, magari portafoglio o cose del genere. Regolabile. Regolabile, che quindi si può sia andare avanti che indietro. Bene. È un bel display anche da 7 pollici, che è la nuova versione, questa qua. Eccoci qua. Bene, quindi diciamo che sei contenta insomma della tua auto, perché giriamo la telecamera. Eccoci qua, così almeno ci possiamo vedere. E purtroppo ragazzi questo video qua oggi è nata male perché piove, poi c'è stato il sole, poi ripiove di nuovo, e quindi il video viene quasi tutto all'interno dell'auto purtroppo, ed è così, vabbè. Cosa volevo chiederti poi? Difetti allora non ne hai trovati al No, momento? al momento non ci sono difetti, almeno per me, ovviamente. Posso raccontare tutti i punti di vista che insomma vi ho già narrato nel corso del video e basta, insomma. Quindi Mi pare- cioè, quasi tutti i lati positivi, Assolutamente perché la sì. scelta l'abbiamo detto, quanto consuma 16 con un litro di GPL mi sembra ottimo, anche perché non penso che fai le corse No, di strada ne hai già fatti 7.000 km, quindi 1.000 km al al mese, mese. più o meno, 1.200 anche. Mm-mm. Bene, bene, quindi ne abbiamo già una percorrenza. Bene, quindi perché ho fatto questo video? Ho voluto portare questo video perché era l'unica motorizzazione che mi mancava su una Clio, e vedere le differenze tra i consumi della Clio e della Captur, che comunque ad esempio la mia Captur siamo intorno ai 13,5, qua siamo a 16, quindi è già recuperato 3 km, anche perché è più bassa e più leggera, e il motore è uguale, sempre il 1.3 cilindri, 100 cavalli. E anche perché fino adesso vi ho sempre portato il GPL, quello che uso io, e quindi magari voi direte Lorenzo, ma tu è facile a raccontarla. Bene, adesso vi ho portato la testimonianza di un'altra persona quindi con 4,50 euro riusciamo a fare 100 km, non mi sembra affatto male al No. giorno d'oggi, e soprattutto visto che hai già fatto 7.000 km, un po' di soldini li abbiamo risparmiati. L'auto non costa tanto di più perché è a GPL, anzi mi pare che i prezzi siano là, se non sbaglio. Sì, rispetto a un motore benzina, al momento di acquisto si paga un 2.500 mi pare in più. Ok, 2.500 Sì, euro. Bene. 2.3. Però comunque li ammortizzi poi con i Sì. consumi che te va a Cioè, nozze. sì, meno della metà. Sì. Va bene, anche perché tu la usi per andare a scuola, all'università, se non sbaglio. E quanti chilometri hai? Faccio 150 km al giorno per Ok. andare in università e 130 per andare in azienda a fare il tirocinio, quindi Ok. è più che messa alla prova la macchina Bene, tutti bene, i giorni. Molto bene. Sì.
Bene, quindi io direi vi saluto qui, purtroppo non riesco a portarvi altre specifiche perché il tempo non lo permette, però era giusto per portarvi difetti, non ne abbiamo riscontrati, quindi non possiamo dire niente. I pregi sono stati, abbiamo detti, perché li ha acquistata, e quindi signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like. Ringrazio Laura per la disponibilità nonostante la pioggia, è venuta fuori lo stesso. E niente, se avete dei commenti scrivetemi pure, se avete delle domande noi siamo qua. Speriamo che mantengano, visto che hanno tolto il diesel, che mantengano lo stesso il GPL per sempre, perché è l'unico sistema per risparmiare veramente, anche perché l'ibrido, sì, dicono 23-24, ma se vai via a 80 all'ora, Esatto. se inizi ad andare in autostrada iniziano a abbassarsi 16-17 con un litro di benzina, non GPL. Bene, signori, se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale e attivate tasto notifiche. Io ringrazio ancora Laura, Non c'è grazie. di che, grazie a te. Anche suo zio, dai, che ti ha accompagnato, Sì. no? Che ti ha accompagnato. Vi dico, è nato tutto perché io sono andato a ritirare la Renault 5 dove abbiamo acquistato l'auto io, lei e suo zio. Suo zio mi ha incontrato e mi fa: ah, ciao Lorenzo, tu sei Lorenzo del canale Espertone? Io ho detto sì, cioè, non è che sono un VIP. Però mi fa: ho seguito tutti i tuoi video e grazie a te ho preso la capsula GPL come la tua, in effetti l'ha preso uguale, bianca e nera, che magari porteremo anche nel canale, così vediamo un giudizio da Mi parte. fai solo che un favore. Ok, bene. E da lì mi fa: guarda, ho mia nipote che si è presa la Clio GPL, io ho detto è l'unica motorizzazione che mi manca che non riesco a trovare. E qui Ed eccoci qua. ed eccoci qua, abbiamo fatto il video. Signori, grazie a tutti. Ciao ciao. Ciao.